Ciao a tutti Ciao. E bentornati sul canale. Oggi vi portiamo alla scoperta di 5 prelibatezze che abbiamo assaggiato durante il nostro viaggio a Lisbona. I piatti tipici della capitale portoghese sono prevalentemente a base di pesce e non vi sarà assolutamente difficile trovare un localino tipico dove pranzare o cenare. Ma bando alle ciance e iniziamo. Pastéis de bacalhau. Un famoso detto portoghese dice che esistono più tipi di merluzzo che giorni in un intero anno. Il merluzzo è forse l'ingrediente principale della cucina portoghese e trova la sua massima espressione in queste deliziose crocchette fumanti. I pastéis de bacalhau sono dei bocconcini di baccalà che vengono impanati e poi fritti. In alcuni casi vengono arricchiti addirittura con un cubetto di formaggio fumante al centro. La panatura deve essere dorata e croccante e l'impasto risultare molto cremoso. Vengono serviti molto spesso come antipasti nei ristoranti, ma sono perfetti anche come degli snack da strada. A questo proposito sappiate che in Portogallo in tutti i ristoranti in cui andrete vi verranno portati dei mini antipasti, generalmente appunto pastéis de bacalhau, olive, una insalatina di polpe e patate, insomma diversi antipastini. Sono a pagamento ma per una cifra veramente molto piccola, dall'1 ai 2 euro. Comunque nel caso voi chiedete sempre e potete rifiutarli, non siete obbligati a mangiarli, potete semplicemente dire no grazie, vi verranno portati via dal tavolo. Noi vi consigliamo di chiedere sempre o di leggere attentamente sul menù per sapere il costo esatto di questi antipastini, perché ci è capitato di finire in un ristorante abbastanza rinomato, consigliato anche da TripAdvisor eccetera, dove questi antipasti ci sono costati 7 euro. Noi li abbiamo assaggiati alla Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau lungo Rue Augusta la primissima volta e forse sono quelli che ci sono piaciuti di più, e poi sempre come antipasto a cena. Sardinhas assadas. Le sardine sono senza dubbio un altro dei prodotti tipici portoghesi. Questo piatto è sicuramente legato alla festa di Lisboa, che festeggia insomma il Santo Antonio ogni anno nel mese di giugno. Le sardine vengono spesso grigliate sulla brace calda e di solito vengono accompagnate o con verdure e patate o servite su una fetta di pane spesso, insomma. Inzuppatele nell'olio e sarà la fine del mondo. Sardine in scatola. Nel caso in cui voi vogliate portarvi a casa un souvenir veramente molto particolare, come abbiamo fatto noi, vi consigliamo di visitare il The Fantastic World of Portuguese Sardines, un negozio in stile steampunk super colorato dove le pareti sono interamente ricoperte da scatolette di sardine sott'olio e ogni scatoletta è personalizzata con un diverso anno. Noi ci siamo portati a casa ovviamente il 1982 e il 1986. Nota importante: le sardine in questo negozio hanno un costo abbastanza elevato rispetto a quello a cui potrete trovarle in qualsiasi altro mercato della città. Ovviamente se volete fare un regalo un po' più particolare dal punto di vista estetico, perché poi le sardine sono le stesse e l'olio è lo stesso, scegliete questo negozio, altrimenti tranquilli perché le trovate veramente dappertutto. Pastéis de nata. Conosciuti come pastéis de Belém, grazie alla nota pasticceria di Belém che ne produce veramente in quantità industriali, questi dolcetti sono forse il fiore all'occhiello della pasticceria portoghese. Si tratta di piccole tortine di pasta sfoglia ripiene di crema pasticcera e poi spolverizzate con zucchero a velo o cannella a seconda dei vostri gusti. Troverete questi dolcetti davvero dappertutto, dal supermercato alle pasticcerie. Noi ne abbiamo assaggiati alcuni che ci sono piaciuti molto di più di altri. Ecco, si sente un po' la differenza. Non fatevi soprattutto ingannare da alcune vetrine che sembra che siano il top, la fine del mondo. World, esatto, e in realtà è anche lì una trappolona per turisti. Va un po' a fortuna. Comunque dato il costo abbastanza basso, assaggiatele. Costano niente, un po' zuccherosi, per cui per i nostri gusti sì, un so po' quanti ne mangerete durante la giornata, però. Ok. Mercado da Ribeira. Al famoso Mercado da Ribeira ha aperto pochi anni fa il Time Out Market. Si tratta di una vera e propria corte gastronomica come ne abbiamo viste altre in Europa e anche in Italia. Praticamente accanto al mercato vero e proprio che vende frutta, verdura, pesce è stata costruita una corte, ovvero sui lati dell'edificio
troverete diversi, non è neanche giusto chiamarli banchetti, comunque diversi stand che vendono specialità gastronomiche portoghesi e non solo, troverete anche cucina francese, cucina brasiliana, eccetera, e al centro troverete grandissime tavolate di legno dove potrete sedervi e gustare il vostro pasto insieme ad altre persone. Sgomitando nelle ore di punta, perché Infatti noi vi consigliamo, se possibile, di evitare di andare in questo posto durante il fine settimana, perché soprattutto nelle ore di punta di pranzo e cena la situazione diventa abbastanza insostenibile, non solo per la coda ai vari stand per prendere il cibo, ma proprio per la ricerca di un posto a sedere, perché vedrete come un po' ovunque le persone che tengono il posto alle altre, gente che occupa l'intera tavolata e si è in due. Noi ci abbiamo messo un po' di tempo a trovare posto e per fortuna abbiamo trovato una coppia di ragazzi veramente super gentili che avevano appena finito di mangiare, ci hanno lasciato gli sgabelli e lo spazio e sono andati a chiacchierare da un'altra parte, come bisognerebbe fare sempre. Tenete presente che se per caso dovete andare per forza nel weekend, perché capitate nel weekend, anche noi siamo capitati. Loro mangiano più tardi rispetto all'Italia, no? O meglio, più tardi. Loro tendenzialmente mangiano rispetto a noi. Rispetto a noi, ecco, diciamo, non mangiano a mezzogiorno, ok? Esatto. Mangiano dall'1 alle 2. Esatto, verso le 2, quindi esatto. se voi volete trovare magari menoressa, anticipate e tenete l'orario italiano, probabilmente può essere una mossa vincente. È vero. Vi ricordiamo che questa parte del mercato è aperta tutti i giorni dalle 10 di mattina alle 10 di sera e nel weekend rimane aperta fino all'1-2 di notte. Infatti noi ci siamo capitati una mattina molto presto, era deserta, vuota il paradiso, e poi quando ci siamo tornati per pranzo è stato un po' il delirio. Sì, il delirio. Raggiungerlo è veramente molto semplice perché si trova vicino alla fermata metro Cais do Sodré, che è il capolinea della linea verde. Quindi vi sarà veramente molto molto semplice raggiungerlo. Seguite la ressa, come sempre. Sì. Ultima chicca, quindi in realtà questo video sarà un 5+1 perché c'è questa... Stravolgiamo le regole. Ok. Si tratta di un'hamburgeria che si trova a pochi passi dalla Praça do Commercio, insomma, quello che è. Sì, quella lì. Perché questa hamburgeria? È un'hamburgeria l'abbiamo trovata abbastanza particolare. Sì. Si chiama Café do Rio e serve degli hamburger senza pane, ok? Quindi una versione diciamo un po' diversa, un po' insolita, esatto, un po' gourmet, anche in versione vegetariana per chi non volesse mangiare la carne, insomma. Parlo per me, un po' scettico all'inizio, ma per via del fatto è andato un po' in crisi, pane, oddio senza pane. Ecco, che cosa sarà, mi viene fame dopo 5 minuti, invece no, tranquilli che secondo me ne resterete colpiti. Inoltre la particolarità di questa hamburgeria è che accompagna questi hamburger con delle birre locali, quindi prodotte se non a Lisbona comunque nei paesi limitrofi, quindi e anche hanno una bella scelta, quindi voglio dire merita almeno per 2 motivi, ecco. Poi vabbè, vedete voi. Sì, però è un'alternativa valida. Nell'info box comunque vi lasceremo tutti i dettagli relativi al Time Out Market e il Café do Rio. Noi speriamo di esservi stati utili come sempre e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!